alla cima, proprio si vede la panoramica in certi momenti, si vede c'è la visibilità fino a Venezia. No, io stavo sempre in cucina quando ero già un bambino e ho aiutato la mamma a cucinare, no? Abbiamo dei nostri fans che comprano volentieri questo prodotto genuino della valle. Mentre tiro sulla slitta, dopo vi spiego perché la sto trainando, vi dico che i primi insediamenti nella Val d'Ultimo sono antichissimi, risalgono al 1400 a.C. ed è nel 1100 d.C. che compare per la prima volta nei documenti scritti la corte di Ulten. Qua c'è anche il castello di Ulten che domina la valle, da cui poi è stata desunta l'italianizzazione in Ultimo. La Val d'Ultimo è una delle vallate più remote e incontaminate dell'Alto Adige. Prima di raccontarvi i segreti della sua foresta, andiamo in alto quota a 2600 metri. Un nuovo comprensorio sciistico in Alto Adige, una nuova esperienza per me perché è la prima volta che metto piede, anzi che metto le lamine su questo comprensorio sciistico. Sono ancora in Alto Adige. Ci sono delle piste, soprattutto rosse e una nera, che richiedono abbastanza atleticità. C'è anche qualche spazio per i principianti. Uno dei punti di forza del comprensorio sciistico della Val d'Ultimo è l'altezza. 2600 metri di quota significa una sola cosa: neve. Sono pochi i comprensori che arrivano a questa altezza, normalmente soltanto le zone sciistiche sui ghiacciai. L'altitudine lì di 2600 metri garantisce che la neve non si scioglie subito quando arriva un po' di sole. Nevica molto in Val d'Ultimo, soprattutto quando le perturbazioni dal Mar Ligure restano intrappolate tra queste montagne. Un'altra peculiarità di questo comprensorio sciistico è che è calibrato su 4.000 utenti, però di fatto in media ce ne sono circa 2.000, quindi è davvero molto respirabile, poi 2.000 nelle giornate di punta. Noi siamo un comprensorio sciistico piccolo, con impianti moderni e anche qualche impianto che ne ha più anni, e proprio lì adesso siamo partiti con un nuovo concetto del comprensorio sciistico. Il piano di sviluppo di questo comprensorio è quello di sostituire alcuni impianti datati con di nuovi che abbiano però un minore impatto ambientale. L'idea è quella di ridurre il numero di impianti di risalita. E ridurre una zona sciistica in questi tempi è una cosa nuova, ma pensiamo alla sostenibilità anche nel turismo. Questo comprensorio sciistico è uno dei più giovani dell'Alto Adige, è stato inaugurato 45 anni fa e questo ha permesso quindi di imparare dagli errori e dai punti di forza degli altri. Siamo arrivati con la zona sciistica abbastanza tardi e per quello la valle è rimasta autentica, non ci sono stati fatti quei passi come in altre valli dove si costruiva in maniera gigantesca di alberghi. Seppure piccolo, il comprensorio sciistico della Val d'Ultimo garantisce lavoro a circa il 20% degli occupati della valle. Noi come zona sciistica offriamo lavoro direttamente a 50 persone, intorno tra bite, noleggio sci, scuola sci, sono altri 100 posti di lavoro. Qui posso fare tutto quello che voglio, no? È il tuo regno? È il mio regno, sì. Il mio laboratorio, dico sempre. Il turismo permette al giovane chef Thomas di esercitare la sua creatività attraverso una cucina che spazia fra tradizione e modernità. Una riduzione, una salsa di birra bianca, no? Una salsa di birra bianca. Di birra bianca, sì. Prima era un po' rusticale la cucina, ma adesso si può un po' fare finalmente un po' più sofisticata. Sì. Sto modificando delle cose finché sono perfette, finché non per il mio gusto sono perfette, no? Parto da ricette tradizionali e poi faccio la mia interpretazione, sì.
Thomas, dalla sua piccola cucina gourmet, si lascia ispirare ogni giorno da nuovi prodotti. Io scrivo i menù ogni giorno, ma mentre la giornata mi viene qualcosa in mente, così cambio le cose, non è che poi diventa così come l'ho scritto sul menù, no? Da quant'è che fai questo lavoro? Già da bambino. Il significato della cucina, quello ho imparato da lei, dalla mamma, sì. Dal padre pittore ha imparato ad essere un artista. Sì, i disegni che sono qua in casa sono tutti di lui. Vi siete simili in questo? Ah, magari, in quello siamo simili, sì. Altri posti di lavoro in Valdultimo sono nati grazie alla produzione della lana che fino a poco tempo fa veniva distrutta. Grazie a una cooperativa fondata nel 2011 è rinata, è il caso di dirlo, una nuova filiera. Finora tutti gli allevatori buttavano via la lana e la signora Traudi Schwienbach, che io la chiamo sempre la visionaria della valle, lei aveva già anni fa questa idea di fare questo tipo di lavorazione. All'inizio era stato durissimo perché la gente non conosceva, no, la lavorazione del feltro. Siamo diventati più moderni, più abbiamo anche lavorato proprio tanto sul design. Il marchio di fabbrica di questa lana chilometro zero è la presenza dell'erba della Valdultimo nel tessuto finale. Si vede ancora delle erbette e questo per noi è molto importante, di lasciarle dentro nel prodotto. Con un'antica cardatrice si pettina la lana. Questa è un pezzo di museo, è dell'anno 1930. Da questa lana cardata il prossimo passo diventa un gomitolo di lana. Poi si passa a un altro macchinario che produce il feltro. Questa aghilatura dove sono immersi 2-3 mila di aghi. In generale c'è un grande spreco di lana. Sì, molto. Il costo della produzione in Italia o anche in Europa è troppo alto. Viene tutto importato dalla Cina, India, Pakistan, Bangladesh. Oggi con la lana è possibile fare di tutto, non solo cappotti e borse. E ultimamente materassi che vanno... Anche i materassi di lana? Sì, è termoregolativo, dormi anche sia d'estate sia d'inverno. Anche in estate? Anche in estate, perché alcuni pensano che d'estate, sai, la lana... Fa caldo. Sì, invece no, la lana è termoregolativa, così non sudi. Chi suda sulle piste sono io. Il paesaggio da qua di nuovo è memorabile. Lo sguardo si allunga poi verso il parco naturale dello Stelvio, dove andrò a fare un'escursione tra poco. Il turismo di massa non ha ancora raggiunto la Valdultimo, terra per veri appassionati della natura incontaminata. Con i suoi 12.000 ettari di foresta e con un legname che cresce ogni anno, che permetterebbe di costruire una delle tipiche abitazioni della Valdultimo, questa vallata dell'Alto Adige preserva ancora le sue caratteristiche tradizionali. Qua a Santa Gertrude inizia il parco. Dal centro visite di Santa Gertrude si ha un primo approccio al Parco Nazionale dello Stelvio e alle sue risorse. Questo è un tronco di larice che ha più di 600 anni, è caduto nel lago 8000 anni fa. Per secoli il legno ha rappresentato il fulcro dell'economia della valle, che ospitava una segheria veneziana realizzata su progetto di Leonardo da Vinci. Avevano più di 30 segherie erano in questa valle. I contadini potevano tagliare il legno per fare case, per fare fienili. Ancora oggi i masi vengono ristrutturati con il larice locale. Un tetto così può tenere anche fino a 100 anni. Ogni 20-25 anni si rimuovono le scandole, si girano e poi dopo 25 anni di nuovo si gira così e poi così. Ma quando l'epoca del commercio di legname si è eclissata, l'uomo ha abbandonato i boschi. In realtà l'intervento dell'uomo sui boschi non è sempre negativo. Per secoli gli uomini sono riusciti a plasmare la natura di queste valli, garantendo però un equilibrio fra le loro comunità e appunto le foreste.
quando l'uomo lavorava le foreste, faceva crescere alberi giovani, più efficienti contro i dissesti, e le chiome più piccole permettevano di soleggiare i prati che diventavano così ricchi di nutrimento per gli animali. Sì, per fare il buco dentro e poi puoi prendere la carota e qua vedi gli anelli. 75 anni quel tratto lì. Sì, questa è la carota di un larice millenare, questi sono quasi 600 anelli, sono molto molto stretti, lo devi guardare al microscopio. Gli alberi della Val d'Ultimo hanno potuto sempre contare su grandi riserve d'acqua per le frequenti precipitazioni, ma il riscaldamento globale li minaccia. E la siccità è soprattutto un problema per il bosco. Gli alberi non stanno bene quando c'è troppo poca acqua e quindi sono anche deboli. Con il caldo, i parassiti che uccidono le piante proliferano. Ricercare un nuovo rapporto con la natura significa salvare queste foreste. L'importante è ricercare appunto quell'equilibrio come hanno fatto i nostri predecessori che per secoli anzi per millenni hanno plasmato queste vallate. E dal borgo di Santa Gertrude, con una passeggiata piuttosto rapida, si raggiunge in poco tempo la malga di Flachsberg. Rifocillatomi con brodo al pane di segale e salsiccia e canedergli e agnello, sono pronto per la prova slittino. Una cosa tipica che fanno è questo, ovvero prendere la slitta e poi andare giù per il sentiero sulla neve. Pronti? Aiuto! Figata! Piede sinistro per frenare, per andare a sinistra, piede destro per curvare a destra, entrambi i piedi. Oh, aiuto, aspetta, per non finire di sotto. Invece, oddio, destra, ok. La Val d'Ultimo insegna l'importanza del prendersi cura della natura, a partire dal conoscerla, perché è solo apprezzandone i segreti che è possibile tutelarla. Continua a viaggiare, iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.